tutti da Misano Adriatico, dove siamo per una prova leggermente diversa da quella a cui vi abbiamo abituato. Invece dei soliti top di gamma che vi proponiamo nelle comparative e nelle presentazioni stampa, stavolta ci concentriamo sul modello sicuramente più difficile da pronunciare per il sottoscritto di tutto il panorama mondiale, l'RSV4 RR. Aprilia RSV4 è arrivata sul mercato nel 2009. In questi 10 anni è stata costantemente affinata. Pensate che nel 2017, quando è uscito il modello Euro 4, paradossalmente ha fatto un grosso step di potenza in avanti invece di perderla come hanno fatto molte concorrenti. Qui stiamo parlando di 201 cavalli all'albero, che corrispondono a quanto abbiamo rilevato noi sul nostro banco, per un motore che è veramente un capolavoro d'equilibrio. Affinato, dicevamo, con diverse componenti interne cambiate nel motore, pistoni, aspirazione accordata che ha sacrificato i cornetti d'aspirazione ad altezza variabile in favore di una maggior semplicità e maggior leggerezza e soprattutto un bel aggiornamento della gestione elettronica, già al top con le precedenti versioni che adesso è arrivata alla perfezione assoluta. Il pacchetto elettronico APRC, che è debuttato sul modello 2011 dell'RSV4, è stato affinato con quest'ultima generazione, risultando un pochino più performante, più efficace nelle strategie, ma aggiungendo anche un paio di dettagli che mancavano per raggiungere la perfezione alla versione precedente. Parliamo della gestione direttamente in movimento dell'antiimpennata AVC e soprattutto del quick shifter attivo anche in scalata, che si è portato dietro un sensore un pochino più efficace che ha migliorato anche la precisione dell'innesto. Ma fino a qui non vi abbiamo detto nulla di nuovo, perché tutto questo è patrimonio sia della versione RF che di questa RR. Dove sono le differenze? Quelle più evidenti sono nel comparto sospensioni, perché al posto delle raffinatissime Öhlins della R Factory, qua troviamo un pacchetto Sachs con forcella e monoammortizzatore, anch'essi completamente regolabili, forse un pochino meno pregiati e leggerissimamente più pesanti. E soprattutto anche nei cerchi. Al posto delle raffinate unità forgiate della Factory, qui troviamo due cerchi fusi, anch'essi leggermente più pesanti, che cambiano in maniera significativa la guida. Proprio questo vogliamo andare a scoprire, è proprio per questo che siamo qui a Misano, ospiti di Aprilia in uno dei suoi Racers Day, per toccare con mano la differenza fra le due versioni e capire se effettivamente valga la pena di sacrificare qualche cosa in termini di pregio dell'allestimento, risparmiando tanto in termini economici, perché la RSV4 RR ve la portate a casa con 19.900 euro invece degli oltre 23.000 che servono per la versione Factory. Venite con noi! Siamo arrivati al momento delle conclusioni. Che cosa abbiamo imparato da questo nostro test in pista? Che la sostanza dell'RSV4 è pazzesca, qualunque declinazione si scelga, ma questo forse ve lo aspettavate già. Qual è la differenza nel comportamento? Il motore, il carattere, la precisione della ciclistica rimangono essenzialmente invariati e rimane una moto assolutamente al top, che cambia un pochino nella personalità, perché le sospensioni hanno un comportamento leggermente diverso, ma che si nota soltanto quando andate a cercare il limite o quando vi spingete verso tarature lontane da quella fascia centrale che viene privilegiata con queste Sachs. I cerchi un po' più pesanti rendono naturalmente la RR un pochino più lenta in fase di iscrizione in traiettoria e la penalizzano un po' nei cambi di direzione. Allo stesso tempo la rendono anche più stabile e capace di instillare un po' più di confidenza nel pilota in percorrenza, soprattutto sul veloce. La maggiore inerzia la rende un po' più facile da sfruttare. Proprio per questo, se non siete piloti professionisti, è molto facile che vi trovate a maggior agio su questa versione RR rispetto alla Factory. Quale delle due comprare non ve lo possiamo dire noi, perché naturalmente è un fattore molto personale e i giocattoli tanto più sono belli quanto più piacciono, questo è evidente. Però due piccole considerazioni le possiamo fare.
In primis, se siete dei piloti e non avete voglia di rivolgervi al programma Factory Works di Aprilia, in questo caso l'unico sacrificio che vi viene imposto da Aprilia sono componenti che in ogni caso probabilmente sostituireste già voi. D'altro canto, se non siete professionisti, se non cercate a tutti i costi il tempo sul giro, la prestazione assoluta, è facile che paradossalmente vi troviate più a vostro agio sulla versione RR che sulla Factory, un pochino più dolce, un pochino più amichevole e sicuramente più facile da gestire un po' in tutte le situazioni. La decisione a questo punto è vostra. Ciao!